Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, torcia per uso professionale Marauder Mini della Olight che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti alla presentazione di questa torcia ad uso professionale di Olight, la Marauder Mini, la più piccola della serie Marauder. Ragazzi, piccola è veramente solamente per dimensione, perché a livello di luce è veramente qualcosa di incredibile. Ovviamente io non ho resistito e sono già andato a provarla, quindi adesso abbiamo come al solito la presentazione, poi nella cameretta di Pippo vediamo le funzionalità al buio e poi c'è la prova in esterno in notturna nel bosco, quindi l'ho già provata ragazzi. Torcia veramente spettacolare, arriva nella sua bella confezione ultra professionale Olight Marauder Mini. Ragazzi, tanta roba, andiamo subito a vederla. Dietro avete anche tutte le vostre specifiche, poi andate a vedervele ragazzi. Adesso vi faccio vedere anche le istruzioni. Comunque aprite ragazzi, ovviamente io ho già aperto, togliete la parte sopra, come vedete vi dicono che praticamente dovete levare gli adesivini. Uno è questo che io ho già levato, che lo trovate sull'ottica della torcia, poi lo rimettiamo lì, e quello che c'è per mantenere la batteria priva di contatto elettrico, che è questo. Quindi prima di utilizzare la torcia dovete fare due cose: togliere quello sulla lente, togliere la plastichina sulla batteria, riavvitare tutto e prima di utilizzare la torcia metterla in carica con il suo cavetto magnetico. Adesso appoggiamo tutto qua, questo lo possiamo lasciare dentro abbiamo il solito grazie di Olight per aver acquistato la torcia. Eccolo qua, abbiamo anche qua, ok, eccoci qua. Allora, dentro questo cartoncino avete, io l'ho già tolto, ovviamente l'ho usato, non sono stato più a rimetterlo ragazzi, la pouch per portare la torcia, veramente fighissima, poi andiamo a vederla. In più dentro abbiamo, eccolo qua, cavetto, istruzioni, eccole qua, e dentro abbiamo anche il laccetto se lo volete mettere al polso. L'accetto da polso, ovviamente qui lo fate passare nella torcia, poi vi faccio vedere come. Regolabile, lo potete regolare come volete. Io non l'ho messo anche perché la torcia, avendo una parte in gomma, offre un ottimo grip. Qui abbiamo tutte le funzionalità della torcia, ve le faccio vedere dopo al buio. Adesso andiamo un attimino a descriverla. Qui ragazzi, ecco qua, se volete vi fate un bello screenshot. Ragazzi, abbiamo un foglietto illustrativo veramente enorme, perché più che altro la torcia ha talmente tante funzionalità, tante funzioni, tante luminosità, che ragazzi adesso elencarvele nella recensione diventa impossibile e soprattutto noioso. Se volete andate poi vi fate uno screenshot, però sul sito Olight vi metto il link sotto della torcia, nelle specifiche andate a vedere luminosità, lumens e durata di ogni livello di intensità della torcia nelle due diverse modalità. Perché dico due diverse modalità? Perché questa torcia ha due diverse modalità. Il cavetto di alimentazione lo vediamo dopo, questa roba qui la spostiamo. Andiamo a vedere la nostra torcia ragazzi, che arriva nel suo sacchettino, eccola qua che la tiriamo fuori, ed è bellissima ragazzi. È bellissima. Guardiamo un attimino la torcia nel dettaglio ragazzi. Spettacolare ragazzi, veramente spettacolare. Corpo ovviamente in alluminio con questa parte in gomma che ne garantisce una presa saldissima, tant'è che io appunto ho evitato di mettere il cordino da polso che si attacca qua sotto in questo gancetto ragazzi. Ho evitato proprio perché ragazzi in mano è spettacolare, avete una presa con tutti i comandi a portata di mano, tantissima roba. L'ottica fa paura ragazzi, fa paura. Vi do due dimensioni della torcia. Ovviamente parliamo di una torcia professionale, una torcia grossa ragazzi, non sono le torcettine, qui parliamo di uso professionale. Sono
13 cm d'altezza, 44 mm il corpo della torcia e invece la testa della torcia sono 65,6 mm con un peso di 462 grammi compresa la batteria. Ragazzi, è grossa, c'è poco da fare. Batteria ovviamente ve la faccio vedere, qua si svita, ok, e viene fuori la nostra bella batteria, eccola qua. Batteria 32.650, 32.650 come volete chiamarla, 6.500 mAh, 3.7 volt. Rimettiamola dentro, eccola qua, e chiudiamo. Chiudiamo. Ok, quando arrivate a fine della chiusura, ragazzi, sentite una vibrazione. Zzz. È la torcia che vibra, perché ragazzi, questa torcia è dotata di vibrazione. La vibrazione vi serve quando, avvitate, vi dice zzz, ho preso la batteria, sono pronta, e la vibrazione vi serve anche quando arrivate al massimo della luminosità o al minimo della luminosità. Nel senso, quando andate a potenza massima, oltre la quale non potete andare, la torcia vibrerà. Poi nelle prove in interno si sente molto bene la vibrazione, poi la sentite, andate a vedervele dopo. È uguale quando arrivate al punto più basso, perché essendo al buio, magari state lavorando, non avete gli occhi proprio sul cursore della torcia, sapete che quando vibra siete al massimo o al minimo. La torcia si comanda praticamente completamente con questa manovella centrale, ragazzi, che ruota da un lato e dall'altro, ok? La cosa intelligente è il blocco. Se voi schiacciate, ovviamente non si accende. Se date mezzo giro, ragazzi, ok, mezzo giro e poi schiacciate, vedete che si accende. Praticamente è una sicura della torcia. Dopo che avete spento la torcia, se la lasciate inattiva per 10 secondi, questa sicura rientra in funzione. Quindi dovete sempre dare mezzo giro, ok? Fate un giro praticamente, fate il giro e poi cliccate, la torcia si accende. Ok? Se spegnete e riaccendete subito si accende, se invece aspettate 10 secondi dovete ricominciare, dovete rifare il giro per accenderla. Questa secondo me è una figata, perché una volta anche nel suo bel porto a cintura con la sua pouch non avete possibilità che si accenda casualmente senza questo mezzo giro, quindi vedete che non si accende più, ok? Senza dargli il mezzo giro. Ragazzi, questa è una cosa veramente intelligente, perché uno dei problemi di queste torce è solitamente che bisogna svitare un pochettino il K per non farle accendere accidentalmente. Questa è una bella soluzione. Qui abbiamo, ragazzi, la parte che si illumina. Ci sono dei LED, 7 LED che indicano la durata della batteria praticamente, e 7 LED che indicano i 7 livelli di luminosità, che in realtà diventano 14. Perché diventano 14? Perché con questa levettina qua che si sposta avanti e indietro, poi la vediamo bene al buio e nelle prove in esterna, ragazzi, con questa levettina che si sposta potete scegliere se avere un fascio concentrato potentissimo, ragazzi. Poi guardate che abbiamo anche illuminato una lepre che è rimasta lì, poi mi sono pure pentito di averla illuminata così tanto, infatti è rimasta paralizzata. Andate a vedere nei video in esterna che si vede bene. Non lo volevo fare, ci ho pensato dopo, ragazzi, l'ho illuminata, lei si è spaventata. A me queste cose sugli animali un pochino mi dispiacciono alla fine, sapete come la penso io, infatti poi lo dico anche nel video di non rompergli più le palle. Comunque, ragazzi, con il faro praticamente concentrato, l'ottica concentrata, ragazzi, sparate questo raggio di luce impressionante. A 450 metri è giorno, ragazzi. 600 metri in linea d'aria non li ho trovati per provarla, però è giorno. Pazzesco il fascio concentrato. Tirando invece indietro, ragazzi, andate nel grandangolare, praticamente avete una luce diffusa che messa a massima potenza fa veramente paura. Non stiamo parlando delle solite torce, ragazzi, stiamo parlando di uno strumento altamente professionale. Quindi con il suo comando a rotellina, che diventa anche il tasto, poi lo vediamo, per selezionare le luci rossa, blu e verde. Ragazzi, abbiamo anche una torcia RGB, non è solamente a luce tra virgolette bianca, ma anche le 3 luminosità che sono rossa, blu e rossa, verde e blu, l'RGB, ragazzi.
tantissima roba, ragazzi, un pezzo bello bello bello. Ecco qua la gomma, ragazzi, eccolo qua, ragazzi, è tanta roba. 7000 lumen, ragazzi, vi assicuro, effettivi, fa paura, fa veramente paura questa torcia Marauder Mini di Olight. Tra l'altro, ragazzi, sotto vi lascio anche il codice sconto PDT15, avete il 15% su tutti i prodotti non scontati, compresa la torcia, sul sito dell'Olight. Quindi PDT15, vi scrivo tutto sotto, sia il link della torcia che lo sconto PDT15. La cosa intelligente della torcia è che internamente ha un sensore termico integrato che non permette alla torcia di andare oltre i 50 gradi di temperatura, ragazzi, perché lo sapete benissimo che torce così potenti scaldano tantissimo. Ecco perché, ragazzi, vi dico, andate a leggervi nel sito le specifiche della luminosità e della durata, perché ovviamente quando voi utilizzate la torcia scalda e si autoregola. Vi faccio un esempio: a livello 4, ragazzi, avete 320 minuti a 800 più 5 400 più 5 a 2 più 15 a 200, perché ovviamente va a decrescere la potenza per non scaldare. Proprio questo sensore termico integrato che, ragazzi, serve veramente a non rovinare la torcia e soprattutto a non ustionarvi le mani. È davvero un bel pezzo, ragazzi, davvero un bel pezzo. Io l'ho usata quasi costantemente a livello 3 nel bosco. Avete veramente, pertanto, riuscite ad andare avanti 10-11 ore, praticamente un'ora nel bosco, usandola in tutte le intensità per provarle, quindi anche intensità turbo da 7000 lumen. Più volte, ragazzi, abbiamo consumato solo una tacchetta. La ricarica completa è data più o meno in 5 ore. Quando mi è arrivata avevo 3 lucine su 7, ci ha messo più o meno 2 ore e mezza, 3 a ricaricarsi completamente. Vi ricordo, appena vi arriva la torcia, ricaricatela subito. Ragazzi, tanta roba. La carica è magnetica, quindi non avete la presa USB, si attacca semplicemente qui, quindi non avete degli sportellini con la presa USB Type-C tipo le altre che abbiamo visto, ma avete praticamente la connessione magnetica. Mettete qua e lui si attacca da solo, vedete? E va al suo... come lo centro, non lo devi centrare, va al suo posto da solo, vedete? Anche se lo mollo qua, lui si mette a posto da solo. Guardate, mollo qua, lui si mette a posto da solo. Questa plastichina diventa rossa quando sta caricando e diventa invece verde quando la torcia è totalmente carica. Ragazzi, a gusto personale vi dico, io quando di solito vado via per più giorni mi porto i power bank per ricaricare le torce e il telefono. Se ci fosse stata una presa USB Type-C con un cavetto mi sarei fatto tutto. Qui sono costretto a portarmi il suo cavetto oppure a portarmi una batteria di scorta. È un gusto personale mio, è praticamente l'unica cosa che posso dirvi, non di negativo assolutamente, di un'opzione, nel senso mi dovrò portare il cavetto in più quando vado in giro oppure una batteria in più. C'è da dire che la batteria sta carica veramente tantissimo. Quindi secondo me usata, ragazzi, ripeto, a livello 3 sono quasi 11 ore, a livello 2 sono 20 ore. A livello 3 nel bosco ci andate tranquillamente. Secondo me, ragazzi, autonomia ne avete. Se fate come me che volete caricarla in giro per essere sempre carichi, ricordatevi di portare il suo cavetto, perché la caricate solo con questo cavetto magnetico che è stracomodo, perché ovviamente non lascia filtrare l'acqua da nessuna parte, e non rischiate neanche di perdere gli sportellini in gomma che solitamente dopo 2 volte ve ne mettono 2 o 3 di ricambio perché saltano via. Ragazzi, una torcia professionale con un'ottica spettacolare, una torcia che adesso andiamo a vedere al buio nelle sue funzionalità e poi nella nostra prova in esterno. Via! Ragazzi, siamo di nuovo qua perché mi sono dimenticato di farvi vedere la Porsche. Ragazzi, tra le 1000 cose, le 1000 caratteristiche di questa torcia, mi sono dimenticato di farvi vedere la Porsche. Già che ci siamo, vi dico che la torcia è impermeabilizzata IPX8, quindi fino a 2 metri in teoria potete andare a farci il bagno, che non dovrebbe avere nessun problema.
ed è provata a cadute fino a 1,50 m di altezza, ma non provo a buttarla per terra per vedere, ragazzi, ci fidiamo di quello che ci dicono. Ragazzi, la Porsche è costruita bene, ha il passaggio che potete attaccare a un moschettone oppure il passaggio con lo strap per metterla in cintura senza levarvi la cintura. Anche sta cosa è una bella cosa. Questo qua di fianco in realtà non ho capito che cos'è, ragazzi. Lo lasciamo qui di fianco. Fatta bene, ragazzi, non è la solita poccettina in nylon, è fatta bene, banda elastica, ci mettete dentro la torcia, eccola qui, dentro, perfetto, e chiudete. Ragazzi, allora, da portare in cintura è grande, ovviamente è comoda, ma ha il suo peso, ripeto, ha il suo peso, è grande, però parliamo di una torcia ad uso professionale, quindi una torcia che ha bisogno di certe caratteristiche, ripeto, la Marauder Mini è la più piccola della serie Marauder, però con prestazioni di luce pazzesca. La Porsche è questa, ragazzi, è tanta roba anche la Porsche, perché comunque, ripeto, non è la solita poccettina buttata lì, ma è veramente fatta bene. Ragazzi, vista anche la Porsche, adesso finalmente possiamo andare a vedere le funzionalità della torcia al buio e poi le prove in esterno. Via! Eccoci qui, ragazzi, sempre nella cameretta di mio figlio, ormai la conoscete bene anche voi. Siamo qui per fare le prove al buio, dove vi faccio vedere le diverse funzioni della torcia. Ragazzi, torcia veramente impressionante, davvero Marauder Mini di Olight, impressionante, ragazzi, impressionante. Goose e Maverick anche loro impressionati, impauritissimi, si girano addirittura, ragazzi, si girano perché hanno paura della potenza di questa torcia professionale. Ragazzi, andiamo al buio, anzi vi faccio vedere una cosa. Allora, la torcia ha un sistema intelligente di blocco, vedete? Vedete, se io schiaccio il tasto, la torcia non parte, ma mi fa vedere semplicemente quanto è carica. Ok, vedete? Eccole qua. Ha perso una tacchetta, non l'ho ricaricata dal giro notturno che vedrete dopo queste prove che ho fatto ieri sera. Praticamente 45 minuti, un'oretta nel bosco usando tutte le luminosità, torcia sempre accesa, visto che era notte nel bosco, di notte è buio pesto. Ragazzi, ho provato tutte le modalità stando molto a altissimi lumen, se non in turbo, e ragazzi abbiamo perso una tacchetta praticamente, eccola lì che la vedete, in un'uscita di un'ora, quindi tantissima roba anche la durata della batteria, visto che non ho solamente utilizzato la luce da passeggio, diciamo che io l'ho individuata in questa torcia come un 3-4 massimo, già il 4 fa luce a giorno, 3 ragazzi per andare nel bosco va strabene, strabene, ma abbiamo utilizzato anche luminosità alte proprio per vedere la torcia come si comportava, ragazzi. Allora spegniamo, però se spengo non vedete come si accende, quindi ve lo faccio vedere così. Allora ragazzi, per sbloccarla, come vedete la torcia non parte, per sbloccarla basta dare un bel giro qua. Date un giro, vedete, si accende anche l'altro lato, vuol dire che la torcia è pronta. Adesso spegniamo, ok, basta un clic, tac, e la torcia parte. Attenzione ragazzi, abbasso subito perché è troppo alta. Da questo lato avete, come vedete, la luminosità, ve la faccio vedere, eccolo lì, vedete, con questa rotellina praticamente fate tutto. Alzate la luminosità che diventa veramente, ragazzi, è qualcosa, mi sta accecando. Quando siete arrivati al massimo, sentite? La torcia vibra, vi sta dicendo che siete arrivati al massimo. Adesso scendiamo un attimo perché mi sta veramente accecando, ragazzi. Restiamo così a 3 o 4, eccolo qua, 3 ragazzi, restiamo a 3 per parlare. Quindi ragazzi, con questo joystick, diciamo con questa rotellina, andate ad aumentare, a diminuire la luminosità della torcia. È una figata, anche quando arrivate in basso, perché ragazzi, consideriamo una cosa, siamo nel bosco di notte, è buio, quando arrivate in basso al punto più basso, a 1, vedete? Non potete andare più in basso, perciò la torcia vi dice non puoi andare più in basso di così, sei arrivato al punto minimo. Quindi sia in basso che in alto avete un segnale, eccolo qua,
in cui la torcia vibra e vi dice che siete al minimo o al massimo. Vedete, ruotando si alza la luminosità che è indicata da questi LED sulla sinistra, mentre i LED sulla destra, che andiamo a vedere adesso, eccoli lì, vedete, indicano la durata della batteria. Ne abbiamo consumato praticamente soltanto uno, ragazzi, con tutto il giro del bosco che abbiamo fatto ieri sera. Abbasso un po' perché sennò non riusciamo a parlare, mi acceca la torcia, ragazzi, è veramente qualcosa di impressionante la luce che riesce a fare questa torcia. Allora, come si entra nella funzione turbo, ragazzi, senza praticare? Allora, o girate tutta la rotellina verso l'alto, e siamo a turbo, ragazzi, potentissimo, oppure cliccate 2 volte. Eccola lì, entriamo in turbo, ragazzi, è qualcosa di impressionante, davvero impressionante. Spegniamo. Ok, e abbassiamo, ragazzi, perché praticamente cliccando 2 volte entrate nella funzionalità turbo, che è praticamente luminosità 7, la più alta che potete raggiungere. Quindi questa modalità, ragazzi, sentite che siamo al massimo, ok? È la stessa che potete raggiungere se cliccate 2 volte, ok? È la stessa luminosità, ragazzi, è impressionante. È impressionante, scendiamo. Ecco qua. Allora, ragazzi, questa torcia ha anche un'altra caratteristica che secondo me è veramente importante. Oltre alla rotellina, appunto, molto comoda per andare ad aumentare e a diminuire la luminosità della torcia, ha anche la funzione grandangolare. Alziamo un attimino che magari si vede, ok. Con questo tastino andate a scegliere se volete un fascio diffuso grandangolare o un fascio molto concentrato che punta, ragazzi, non so neanche specificarvi a che distanza, perché non ho trovato distanze così lunghe per vedere dove potesse arrivare. Ragazzi, a 300-400 metri avete un punto di luce a giorno, pazzesco, pazzesco, e si attiva spingendo questo cursorino in avanti. Ok, vedete, ve lo faccio vedere così, tacchete, ok? Così siete con luce concentrata, così diventa grandangolare, concentrata. Questa nel bosco, ragazzi, poi guardate le prove in notturna perché fa paura quanto arriva lontano e quanto illumina, pazzesco, ragazzi. E così andiamo invece in luce diffusa grandangolare, come preferite. L'altra particolarità di questa torcia, che è veramente intelligente, sono le luci RGB. Cosa sono le luci RGB? Ragazzi, se siete nel bosco di notte e avete solamente luce bianca, chiamiamola luce bianca, ragazzi, tra virgolette, per leggere una mappa, per esempio, quando vi mettete a leggere la mappa puntando la luce bianca sulla mappa, la mappa fa da specchio e praticamente vi abbaglia, voi leggete bene la mappa, poi quando mettete via la mappa e guardate nel buio, anche con la torcia puntata, non vedete più nulla perché il vostro occhio, tra virgolettoni, si è impallato per la luce riflessa. È come guardare praticamente la torcia dal lato dell'ottica, ok? Giusto per capirci cosa succede di notte nel bosco, chi non c'è mai andato. La luce RGB ha un impatto diverso sul nostro occhio e quindi non lo va a impallare. Quindi quando smettete di guardare la mappa con la luce RGB, rossa, verde o blu che sia, l'occhio continua a guardare. Allora andiamo nella prima modalità. Come si scelgono le modalità? Basta tenere schiacciato la rotella, che ha anche un tasto, la tenete schiacciata, ok, e entriamo in rosso. Qua si accende anche il ledino rosso, come vedete, e abbiamo la modalità rossa, ragazzi. Qui siamo con la luce RGB rossa, luce RGB rossa che viene utilizzata proprio per leggere le mappe, anche per gli osservatori, quelli che vanno a vedere le stelle, ragazzi, gli astronomi. Mio suocero, ragazzi, mio suocero, che è un astronomo alla fine, quando andiamo su al rifugio che va a leggersi le sue mappe, con la luce rossa non si impalla l'occhio, perché non so se lo sapete, ma quando si vanno a vedere le stelle, le costellazioni, si devono vedere con più buio possibile, ok? Senza una fonte di luce che possa impallare l'occhio, una luce esterna. Quindi si usa la luce rossa, questa luce rossa, proprio per non impallare l'occhio e mantenere l'occhio vigile sulle nostre stelle quando le andremo a vedere. Tenendo cliccato ancora,
Ok, entriamo nella luce verde. Qua si accende il ledino verde, avete visto. Il LED centrale praticamente vi dice in che luce siete. Ovviamente la vedete, però avete anche il LED. La luce verde, ragazzi, è tollerato, almeno tra virgolette, non vista da alcuni animali, quindi per i cacciatori potrebbe essere un buon modo per non farsi vedere, senza andare a toccare i cacciatori. Per chi va a fare le foto nel bosco di notte agli animali, ragazzi, con la luce verde in teoria gli animali vi vedono meno, anche qui ha poco impatto sulla retina e quindi riuscite tranquillamente a guardare la vostra bella mappa senza impallarvi l'occhio. Ovviamente anche i LED colorati RGB salgono, anche qua hanno un massimo, e scendono, anche qui hanno un minimo. Ok. Ragazzi, luce verde che nel bosco vi aiuta anche a trovare le prede, anche lì parliamo di fotografia. Se andate a fotografare gli animali nel bosco, esempio, andate a fotografare un bel cinghialone da 300 kg che se vi carica vi schiaccia, nel bosco tra il fogliame con la luce verde la pelliccia scura risalta ancora di più e lo vedete di più. Non essendo cacciatore, ragazzi, queste cose prendetele un po' così. Se tengo schiacciato ancora, ok, entro in luce blu, ragazzi. Con la luce blu avete anche qui qualcosa che serve ai cacciatori. Il sangue, le tracce di sangue, se siete dei cacciatori, diventano brillanti, quasi come se fossero fluorescenti, quindi le vedete meglio. Luce blu, anche qui tollerata molto bene dall'occhio, quindi potete leggere un po' la mappa come volete. Attenzione, perché adesso torniamo in bianca. Torniamo in rossa. Ok, con la luce rossa, attenzione, perché sulle mappe, quelle colorate, le strade rosse possono risultare molto molto chiare e quelle piccole invisibili. Quindi il mio consiglio è usate la luce verde quando vi leggete le mappe, ragazzi. Luce verde che adesso qui non percepite, però va sicuro che è verde verde, ragazzi. Detto questo, ragazzi, passiamo di nuovo alla blu. Ok, eccola qua. Blu e torniamo in chiaro. Eccolo qua. Poi tutte le prove, ragazzi, le vedete tranquillamente del bosco. C'è una bella carrellata sulla RGB, quindi vedete bene che luce fa in un ambiente naturale nel bosco, nella realtà praticamente. L'ultima funzione che vi faccio vedere è lo strobo. Clicco 3 volte. Entra in strobo, ragazzi! Fa paura! Paura! Mamma mia, spegni tutto qua. Paura, paura, paura. Ovviamente la torcia a funzione di memoria si riaccende nella luminosità in cui si è spenta. Quindi adesso, come vedete, siamo a... Vediamo se riusciamo a farlo vedere, ma ormai ho l'occhio impallato, ragazzi. Ecco qua, siamo a... Ecco qua, ecco qua. Lasciamo a 3, ok, siamo a 3. Spegniamo, riaccendiamo e come vedete siamo a 3. Se spegniamo e riaccendiamo tenendo schiacciato, ok, si accende nella luminosità più bassa, quindi tengo schiacciato 2 secondi, si accenderà nella luminosità più bassa. Ragazzi, torcia pazzesca, ripeto, ha perso praticamente solo una tacca usata ieri in un'uscita di un'ora in cui siamo andati quasi sempre a lavorare con luminosità molto alte proprio per fare dei test. Non perdetevele adesso a fine video perché ragazzi davvero tanta roba, guardate nel bosco la potenza disumana di questa torcia che merita tantissimo. Ragazzi, andiamo alle prove in esterna. Ragazzi, siamo all'imbarcadero del Conte, potenza minima, saliamo. Seconda potenza, terza potenza, quarta potenza, quinta potenza, sesta potenza e andiamo al massimo. Quando siete al massimo, se provate a salire ancora, avete la torcia che fa una vibrazione. Non so se la sentite, ok? E vedete che sulla torcia siete a massima potenza. Adesso andiamo indietro, ragazzi. Torniamo a una luminosità che ci consente un'ottima autonomia. Secondo me la potenza 3, ragazzi, ottima autonomia e un mare di luce. Qua sono venuti giù anche dei rami.
Vediamo dentro l'imbarcadero, che ve lo faccio vedere sempre. Proviamo a dare luminosità qua, saliamo. Ragazzi, potenza massima è qualcosa di improponibile, qualcosa veramente di giga il sole, giorno veramente, giorno ragazzi. Torniamo indietro, andiamo ancora lì, potenza 3, che secondo me è la migliore ragazzi per andare in giro nel bosco. Adesso ci facciamo un bel giro nel bosco e andiamo a vedere se troviamo qualche animaletto da salutare. Ok ragazzi, se da questa posizione con la luce grandangolare mettiamo gli abbaglianti, eccoli là, abbaglianti sull'isoletta, sempre del Conte ovviamente. Saliamo con la potenza, saliamo con la potenza, saliamo con la potenza, a potenza massima, come potete vedere, diamo praticamente fuoco all'isoletta del Conte, quindi scendiamo indietro. Questa funzionalità che vi permette di avere un raggio molto concentrato, ragazzi, considerate che così siamo a potenza 2, saliamo a potenza 3, eccolo qua, un raggio molto concentrato che all'occorrenza, tac, diventa grandangolare e illumina tutto intorno a voi, veramente tantissima roba. Vi serve ancora guardare bello lontano se arriva la strega di Blair, tac, e guardate dove volete in lontananza. Ragazzi, qui siamo veramente a potenza 2 e andiamo lontanissimi, figata incredibile, incredibile. Eccoci qua ragazzi, sempre a potenza 3, che è quella con cui mi sto facendo questo giro nel bosco. Saliamo un po', eccola qua, potenza 4, potenza 5, potenza 6, potenza 7 ragazzi, non scherziamo, non scherziamo, cioè è veramente tantissimo ragazzi. Torniamo giù a potenza 3, eccolo lì che lo vedete, potenza 3 ragazzi. Ragazzi, torcia professionale ovviamente, ha una potenza di fuoco incredibile. Andiamo con gli abbaglianti, tacchete, e andiamo in lontananza, saliamo con la luce, sentite? Siamo arrivati al massimo. Ragazzi, con la telecamera del telefono mio da 12 euro non si vede bene, ma ragazzi ha un fascio di luce in fondo a 350 metri, è giorno, è giorno. Torniamo giù, ok, e rimettiamo il grandangolo e continuiamo il nostro giro. Ragazzi, stiamo continuando il nostro giro, in realtà siamo già verso l'uscita. Devo dire che la torcia va come un proiettile. Adesso ho alzato un attimo, siamo a luminosità 4 e ragazzi, cosa vi devo dire? È giorno, cioè la 5 è questa, ma non serve proprio. Ho fatto quasi tutto il giro con la 3 ragazzi, che questa qua si vede benissimo, si vede tranquillamente. Quindi per girare con la 3 va benissimo. Adesso alziamo un attimino per uscire. Siamo a 4, attenzione, bestie primitive nel laghetto. Bestie primitive, vediamo se riusciamo a prenderle. Mi sa che rompo le palle io, ragazzi. È arrivato quello che rompe le palle con la torcia. In realtà se metto la luminosità verde dovrei dare molto meno fastidio. E per camminare nel bosco, ragazzi, come vedete, va benissimo. Ovviamente usando la modalità con RGB verde per leggervi le mappe, non vi affaticate, i vostri belli occhietti non rimangono impressionati dalla luce chiara, leggete la mappa e poi ci vedete bene quando alzate la faccia, perché se usate la luce chiara, ragazzi, la luce normale, ovviamente per leggere la mappa vi si allappano gli occhietti e poi non riuscite più a vedere bene. Torniamo a luminosità, eccola qua, blu e luminosità normale. Ragazzi, proviamo ancora il fascio RGB, luce rossa, luce verde e luce blu. Torniamo un attimo alla rossa, ecco qua, e anche qui potete salire con l'intensità o scendere a seconda di quello che vi serve, e anche qui la torcia vibrerà quando raggiungerete la più alta e la più bassa luminosità, ragazzi. Eccola qua che vibra. Verde e blu. Torniamo normale.
e abbassiamo la nostra luminosità. Ragazzi, vi faccio vedere anche la modalità strobo, 3 clic. Fa paura ragazzi, me ne vado a male. Mi sembra di essere tornato al number one. Ragazzi, vediamo di avvicinarci piano piano a una lepre. Adesso, mano a mano che ci avviciniamo, scapperà. Eccola lì che se ne va. Una piccola lepre, ragazzi. Nel bosco di notte, bellissimi incontri, ragazzi. Non scappa, tra l'altro. Lepre addomesticata, no, mi sa che gli sto rompendo le balle con la torcia, ragazzi. Siamo vicinissimi, tra l'altro. Ragazzi, siamo veramente vicinissimi. Gli sto rompendo le palle, ragazzi. Gli sto veramente rompendo le balle. Vedete che scappa. Basta che gli rompiamo le palle, non mi va. Torniamo a luce diffusa. Gli abbiamo rotto un pochino le palle. Ok. Eccola lì. Finalmente è andata. Con la luce gli abbiamo rotto le palle. Ragazzi, usciamo dal bosco. La torcia è andata alla grande, abbiamo fatto praticamente 3/4 d'ora di camminata, torcia ancora, energia piena ragazzi. Eccola qua che ve la faccio vedere, eccola qua. Come vedete praticamente siamo al pieno di batteria. Ragazzi, tanta roba, adesso usciamo, classico ponticello. Eccoci qua, rientriamo un pelo nella civiltà. Passando questo ponticello si entra un pelo nella civiltà. Cosa vi posso dire di questa torcia, ragazzi? È una torcia straordinaria, fa un mare di luce. Potete scegliere se guardare lontano o guardare vicino, ma anche se guardate col grandangolare, ragazzi, prende lo stesso veramente lontanissimo. È tanta roba, guardate. Andiamo ancora a potenza massima, ragazzi, è giorno, dai. È giorno, tanta roba, torniamo a potenza 4 e usciamo, ragazzi, andiamo a casa a fare le conclusioni finali. Olight Marauder Mini, ragazzi, torcia per uso professionale. Segnatelo bene, sottolineatelo, evidenziatelo con l'uniposco, con l'evidenziatore rosa, uso professionale. È uno strumento professionale, dà una potenza incredibile, un'efficacia incredibile nel bosco, va a coprire tutte le situazioni che potete provare. Potete regolare il fascio di luce da grandangolare a molto concentrato, ragazzi, potete andare a vedere fino a 700 metri di distanza, una potenza incredibile, uno strumento professionale che si fa pagare, ragazzi. Siamo quasi a 200 euro per questa torcia, però ripeto, è rivolta a dei professionisti, degli operatori che su questo tipo di aggeggi ci basano la riuscita del loro lavoro e la loro sicurezza. Se volete provare qualcosa di professionale, qualcosa veramente di sorprendente, ragazzi, è una torcia che io vi consiglio assolutamente di avere. Ragazzi, dalla Marauder Mini della Olight, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!